Perché va tutto al contrario? Bella domanda. Sto andando a controllare pesche molli che sono ad un pascolo giù sotto in paese, e intanto che scendo, sperando di riuscire a inquadrarmi senza cadere, perché ad andare è tutto in discesa, però è tutto bagnato anche il terreno, quindi devo un po' stare attenta. Non a caso bastone della vecchiaia e si va. E sono stati giorni veramente tanto intensi, perché oggi siamo a giovedì 11 settembre. Domenica, quella appena passata, domenica 7, abbiamo avuto una bancarella con piccioni paralimpici, quindi siamo stati a Bergamo, come avevo già detto nello scorso video. Andate a recuperarlo perché in tanti non l'hanno guardato, nonostante ci fossero delle notizione e delle rivelazioni rispetto a quello che sta succedendo nella nostra vita. Andate a recuperarlo. Comunque siamo stati in bancarella. Quando facciamo questi eventi parto dall'idea di riprendere. Devo cambiare mano perché di riprendere per farvi un po' vedere, per portare questo contenuto, anche perché questi appunto sono caduta come volevasi dimostrare, mannaggia. Un po' il polso, niente di che, tranquilli, tutto a posto. Allora, tengo la testa bassa così controllo dove vado, perché sennò rischio di cadere un'altra volta. Si scivola tantissimo, mannaggia. Ok, tutto a posto. Appunto, quando facciamo queste cose vorrei riprendere. Parto dall'idea di portare dietro la videocamera e riprendere la giornata, perché sono davvero degli eventi carini, molto interessanti, dove c'è molta possibilità di anche confronto con le persone. Poi però sono tutta presa da quello che dobbiamo fare, sono, diciamo, in iperfocus sulla cosa, sono molto, diciamo, coinvolta, e quindi poi lascio perdere e cerco di godermi la giornata e di viverla pienamente, oltre che di non sovraccaricare ulteriormente il mio sistema neurologico, che in queste occasioni comunque, pur quanto siano delle cose che mi piace fare, comunque viene iperstimolato dall'emotività, dalle persone, dal rumore, dai colori, da tutto quello che c'è in un ambiente comunque di fiera. Per ora tutte le due fiere che abbiamo fatto sono state fatte all'aperto, quindi questo ovviamente agevola. Adesso devo fermarmi un attimo perché qua è una super discesa, devo stare attenta. Ok, e quindi poi non riprendo mai, ci sarà occasione di farlo, tanto non sarà l'ultima bancarella che faremo, anzi probabilmente ad ottobre, se tutto va bene. Abbiamo delle bancarelle qui in valle proprio, quindi sarebbe bello, diciamo, riuscire a partecipare, perché sono proprio nel nostro territorio. Non parteciperemo come piccioni paralimpici, anche se comunque sicuramente porteremo questo nuovo progetto e che metteremo le persone a conoscenza di questo nuovo progetto, però non andremo come bancarella di Oak Church Ranch. Se riusciamo ad andare e a procurarci
tutto quello che ci serve per l'allestimento, in quanto avremo bisogno di un gazebo, credo, ma più che di un gazebo avremo bisogno di un tavolo pieghevole da portare, cosa che non abbiamo. Quindi adesso devo capire se riusciamo a recuperarne uno, così da poter dare conferma agli organizzatori, alla Proloco, che ci ha mandato questa richiesta di partecipazione. Comunque non ho ripreso niente. Tra l'altro poi lunedì e martedì sono venute 2 ragazze, una addirittura da Torino, l'altra da Milano. Tra l'altro questa ragazza di Torino è giovanissima, che è appena uscita dalla maturità, che ha preso un treno da Torino, 3 treni a dire la verità, da Torino, per venire da noi per lavorare alla voliera. Poi il lunedì non abbiamo lavorato alla voliera, praticamente non abbiamo lavorato alla voliera perché l'esperienza che proponiamo è anche un'esperienza comunque di vita del ranch, quindi siamo venuti a questo pascolo dove sono adesso, e ci siamo resi conto che l'acqua non scorreva e quindi che agli animali non potevamo riempire i secchi. Quindi abbiamo passato, penso, almeno 2 ore a cercare di ripristinare l'acqua, tra l'altro senza neanche grosso successo, e quindi la maggior parte del tempo l'abbiamo perso così, senza contare che il nostro figlio Eno, che era abbastanza sovraccaricato dalla giornata precedente di domenica, perché ha voluto stare tutta la domenica in bancarella anche lui, anche se gli avevamo proposto in realtà poi nel pomeriggio di raggiungere i nonni che erano in zona, ma non hanno assolutamente voluto, e è voluto rimanere in fiera con noi dalle 11 di mattina, anche prima, 10:30, 11, fino alle 9:30 di sera. Quindi si è fatto una tiratona, e quindi il giorno dopo era sfinito anche lui, super sovraccaricato, perché è un bambino anche lui che si sovraccarica facilmente, molto sensibile, e quindi è stata veramente abbastanza faticosa riuscire a gestire la giornata con lui, che comunque andava un po' in opposizione perché era emotivamente provato, diciamo. Comunque siamo riusciti il martedì a fare dei buoni lavori sulla voliera, che adesso è tutta bella fascettata, perché ci sono 2 reti, una più grossa e una più fine. Quella più grossa perché è più resistente ai morsi dei predatori, in particolare della volpe, o tasso volpe, ma soprattutto la volpe che morde. Invece quella piccola perché appunto non permette ai predatori di passare attraverso i buchi. Tra l'altro la rete piccola l'abbiamo messa anche sull'altra voliera per metterla ulteriormente in sicurezza, quindi adesso abbiamo praticamente delle voliere super blindate, e settimana prossima arriveranno altri volontari, martedì mi sembra, per fare ulteriori lavori e per far volare i 4 piccioni che sono stati messi recentemente in voliera, che per ora sono rimasti chiusi, tra cui i famosi Chester e Fufi, che sarebbero ben pronti di uscire dalla voliera, ma per evitare ma vabbè, le volontarie volevano diciamo vedere questo nuovo primo volo in libertà, l'ennesimo primo volo in libertà, e quindi verranno su. Sono contenta. Questo weekend abbiamo un weekend strapieno, perché abbiamo una data di campeggio sabato e domenica, quindi di tendata con i cani, che è andata sold out oltre le nostre aspettative, nel senso che abbiamo effettivamente dovuto rifiutare alcune richieste perché abbiamo avuto davvero il pienone, e sono molto contenta. Ma anche questo sarà un evento, diciamo, bello pieno e bello ricco,
impegnativo. Animiamoci di tanta buona volontà e niente, procediamo con tutti questi 1000 eventi che abbiamo in programma. Sono contenta perché si sta davvero muovendo qualcosa e finalmente, dopo 8 anni di tentativi di avviare un progetto, dove costruire comunque una collaborazione tra persone e delle amicizie e momenti di condivisione, stiamo davvero riuscendo a fare delle cose belle. E chi l'avrebbe mai detto che queste cose belle sarebbero nate a partire da un animale così tanto poco amato, che è il piccione. Questa è una cosa divertentissima e bellissima, e davvero ci troviamo in un ambiente dove ci sentiamo compresi, non giudicati, e quindi questa è una cosa veramente molto bella. Sono veramente felice. Volevo fare alcune riflessioni con voi rispetto ad alcune cose, ma penso che farò un video a parte per non allungare troppo questo video, perché già ho parlato tanto. Però volevo raccontarvi tutte queste belle cose in quanto davvero chi ci segue dall'inizio sa quanto per noi è davvero importante riuscire a costruire qualcosa che giri intorno al rispetto della natura e dell'ambiente naturale, alla connessione dell'uomo con la natura, e il rispetto degli esseri viventi in generale, non solo quelli di tipo umano ma anche non umani. E questo è stato il nostro obiettivo fin dall'inizio del nostro progetto, e quindi è davvero molto bello potersi confrontare su questi temi, trovare dei luoghi davvero di ascolto, dei luoghi in cui stare bene, e nei quali poi organizzare degli eventi davvero interessanti, anche se vogliamo, e cominciare, diciamo, a far conoscere questi bei progetti che comunque stanno richiedendo davvero un impegno molto notevole da parte nostra e da parte di tutti i volontari che girano intorno al progetto di Piccioni Paralimpici e adesso anche al progetto di Oak Church Ranch, perché devo dire che comunque sta nascendo anche un bel affetto rispetto proprio al ranch, al piacere anche di stare al ranch insieme. Questa è una cosa che io ho sempre desiderato e che adesso finalmente vedo realizzata, e anche la gioia delle persone di venire fisicamente al ranch, essere lì presenti e godersi anche la bellezza del contesto naturale, anche da parte di persone che magari vivendo in città non hanno questa opportunità, ma che sanno apprezzare davvero il contesto, e quindi è davvero molto bello, e da qui penso che possano partire grandi cose, cose davvero interessanti per tutti, quindi sono felice. Come va? L'acqua ce l'avete? Ha piovuto ieri, Sono venuta solo a controllare come stavate. Come va? Come state? Bimbe? Lo so, Molly, gli insetti, lo capisco, lo so. Sta quasi finendo il periodo, va bene? Ciao peschita! Come al solito quella che arriva è sempre la mia peschita, vero? Guarda che c'è tutti quasi appiccicati. Vado a vedere se avete ancora un po' di erba. Andiamo a vedere quanta erba c'è. Vabbè, in fondo ancora ne avete un po', dai, da mangiare. Qualcosina c'è. Dai, ancora un paio di giorni da mangiare qua e dopo da mangiare qua. Bimbe? E poi vi riportiamo su, Anzi, vi portiamo qua vicino.
portiamo alla capanna, come la chiamiamo noi. Mm?